Ma l'imponente e umida meraviglia che abbiamo visto nell'ultimo video, ecco, quello era solo l'inizio. Siamo al cospetto delle cascate di Iguazú e ci troviamo nel lato argentino, più precisamente vicino al paesino di Puerto Iguazú. La garganta del diavolo ci ha bagnato e tolto il fiato con una portata d'acqua inimmaginabile, ma le cascate sono molto di più. Oggi quindi continuiamo l'esplorazione di questo paradiso che fa riaffiorare i ricordi d'infanzia. Ma siccome ci troviamo nel punto esatto dove si incontrano ben 3 paesi, non riusciamo a resistere e cambiamo nuovamente nazione. Pronti per questo video bagnato, adrenalinico e confuso? Prima di iniziare, noi siamo Angelo e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Noi siamo alle cascate Iguazú, lato Argentina. Già abbiamo visto delle meraviglie nel video scorso, ma non è finita qui perché c'è ancora un sacco di roba da vedere. Paninazzo adesso, Iniziamo panino con la frittata per pranzo, perché è già ora di pranzo. Adesso mangiamo questo e poi iniziamo un bel trekking per vedere tutta l'altra parte, perché nel video scorso abbiamo visto solo la garganta del diavolo, che è un po' il simbolo qui in Argentina. Guarda il cipollazzo, madonna, buono. Buongiorno anche da questi bizzarri volatili qui davanti a me sull'albero. Guarda che bella pancetta gialla che hanno. Comunque noi abbiamo iniziato adesso ufficialmente la camminata. Una bella chioma. La bella cresta, sì, hanno. La camminata verso la parte inferiore. Questo è il sentiero inferiore. Ci sono 2 sentieri principali, superiore e inferiore. Se facciamo questo, ora sono vicinissimi, sono proprio qua, dove c'è la pianta. Sono tantissimi in questa zona. 2,7 km di cascate, ragazzi, sono le cascate più ampie di tutto il mondo, una portata d'acqua incredibile, soprattutto durante la stagione delle piogge, e sono a metà tra 2 paesi, l'Argentina e il Brasile. E in realtà il fiume che le forma è il fiume Iguazú, che scorre per la maggior parte del tempo in Brasile, ma poi arriva qui e fa questi salti, perché sono più di 200 salti. Hanno costruito tutte queste passerelle che in realtà sono utilissime, perché qua la vegetazione è fittissima, proprio foresta amazzonica pura, umida, con un sacco di animaletti. Guarda qua, questo è il fiume, qua si creano tutte queste rapide. Su questo sentiero si vedono anche tutta una serie di altre cascate minori come questa, che in realtà è comunque molto alta e spettacolare. Non c'è moltissima acqua, ma si formano tutte delle pozze lungo la discesa. Diciamo che in altre occasioni per cascate del genere avremmo fatto delle gite, delle deviazioni, un sacco di robe, e invece in questo caso risulta un pochino piccolina rispetto alla maestosità che c'è qua attorno. Qua sopra ragazzi girano anche gli elicotteri, infatti dal lato brasiliano si possono fare i tour con l'elicottero addirittura, e in pratica l'elicottero scende anche abbastanza, diciamo, all'interno delle cascate, anche se ovviamente è una manovra abbastanza pericolosa. Da qui ragazzi si vede la garganta del diavolo lì in fondo. Da qui è fantastico ragazzi, perché si vede in pratica tutta quanta la cascata di Iguazú, a partire dalla garganta del diavolo da quel lato, che poi però continua. Qui di fronte abbiamo un'isola e da quel lato un'altra parte di cascate. Mamma mia, sono tutte poi diverse una dall'altra. Ci sono animali e insetti veramente strani ragazzi. Questo sembra essere un millepiedino con tutti sti peli. Guarda, e poi anche antenne che ha, i pelazzi lunghi. Allora, la garganta sicuramente è molto scenica e devo dire che è anche la più alta, quindi è molto famosa.
Ma qui davanti, ragazzi, abbiamo un quadro in pratica, sembrano dipinte queste cascate. Si vedono le due rocce di basalto col doppio salto e tutti questi fiumi d'acqua che scendono dritti. Anche la camminata merita perché è molto più tranquilla, te la puoi godere molto di più, tutta la natura qui attorno, e attenzione perché più si cammina, più vengono fuori cascate nuove come quella, oddio, grandissima, si vedono dietro tutte le varie cascatine che la vanno a formare, che la rendono enorme. La miseria, ragazzi, ho appena scoperto che poi con la prossima camminata noi andiamo proprio a finire là sopra, perché c'è una passerella proprio sopra quella lì. Mamma mia! Questa vista, ragazzi, mi ha sbloccato un ricordo, perché mi sono ricordata quando da bambina avevamo sul tavolo del salotto questo puzzle di 1000 pezzi, proprio con questa immagine qui da costruire. Ci avremmo messo mesi, è rimasto lì su sto tavolo tantissimo, ma quando l'abbiamo finito la vista era proprio questa, e adesso rivederlo mi ha fatto tornare a quei momenti lì. Ma ha partecipato anche Maria? Tutti. Ah, pure lei! Stava lì, metteva un pezzettino alla volta. Ma che difficile, è troppo grande! Piccolini, piccolini. 1000 pesci, Questo sentiero, ragazzi, ti rimette in pace con il mondo, e devo dire che ce n'è bisogno, perché in alcuni tratti temporaneamente ti rimette in pace. Ti rimette in pace la natura, giri l'angolo, ti trovi davanti queste cascatelle che sembrano piccoline in confronto alle altre, però sono paradisiache, qui tipo una piccola oasi qua, e poi nell'aria c'è un profumo di fiori passando, senti proprio l'odore dei fiori. Qua ti immagini proprio degli umani nudi che creano il mondo, no? Adamo ed Eva. Adamo ed Eva con la foglia di fico. Il giardino dell'Eden. Ci sono un po' di punti ristoro nel parco e tantissimi hanno queste enormi gabbie, perché qua, ragazzi, è pieno zeppo di animali, soprattutto scimmie, e lì c'è scritto scimmie e coati, quelle che abbiamo visto prima, che hanno queste enormi code e naso anche appuntito davanti. Ma adesso abbiamo visto qui, venendo qui, anche degli aguti, che sì, nomi stranissimi mai sentiti prima, che sono una specie di roditori ma senza coda, quindi dei topoloni belli cicciotti. Cose che solo in Argentina, ragazzi, il cestino solo per il mate, cioè l'erba, diciamo, consumata del mate si butta qua dentro. Vediamo se viene utilizzato proprio per questo. No, sì, in realtà sì, un pochino sì, però c'è anche altra roba. Circuito superiore, nel frattempo via le nuvole, è arrivato l'azzurro totale. Questa, ragazza, è chiamata Salto Bossetti, e da lì, dove c'è quella riga, in pratica c'è un salto di quasi 40 metri giù fino al fiume. Visto da qua non sembra quasi una piscina a sfioro. Eccolo qua il salto, non si vede la fine praticamente, ma si sente il rumore dell'acqua che diventa più forte in questa parte. Wow, ragazzi, da qua si vede addirittura l'arcobaleno là in fondo. Quella è la parte, diciamo, con più acqua da questa parte, ed eccolo là l'arcobaleno lì in mezzo. Oddio, ragazzi, cosa c'è qua davanti? Un animale preistorico, cos'è? Una enorme lucertolazza incredibile, proprio lo stavo per schiacciare. Un colpo, devo dire, ho dato così, Paolo, ho pensato no, serpente, invece no. Prego, prego, passiamo. È che eccola, è andata. Qui siamo sulla terrazza davanti al Salto San Martín, che in questa zona è il più alto, 60 metri di dislivello. Qui fa un bel tuffo l'acqua, ma è impressionante come cambi la prospettiva in base a dove ti trovi. Totalmente. Qua, ad esempio, sembra un fiume tranquillo, tutto pacato, che scorre lento, poi qua inizi a capire che c'è un bel salto bello alto, perché cambia tutta la situazione acqua, e là in fondo sulla terrazza di fronte è quella dove eravamo prima, e vedevamo proprio di fronte tutta questa cascata di acqua. Perché questa cascata dall'altro lato è incredibile, enorme, con una portata assurda, ma da qui non si capisce. Qui sembra un fiume che fa un saltello. Qua ci sono un sacco di coati, eccoli qua, con quelle code a strisce. Qui sotto ce n'è uno bello grosso. Tantissimi, guarda. Ah, di là sono dappertutto. Ah, sì, stanno a mangiare qualcosa. Ho trovato qualcosa lì tra le foglie. Ah, questo vuole noi. Questo vuole noi perché vuole cibo, ragazzi. Guarda che nasotto, guarda che nasotto. Attenzione, perché sono comunque animali selvatici, bisogna stare attenti perché le unghiazze sono belle lunghe.
come la coda. Che è. Che bella coda. Animale. Ma sembra un po' dei ratti. C'hanno Una bella coda, un bel musetto. quel non so che del ratto ce l'hanno. Guarda qua come sono stretti i binari del trenino, che proprio, ragazzi, è un treno giocattolo. Siamo usciti, siamo in macchina, adesso ci spostiamo in un'altra zona, però rimaniamo sempre in tema fiume. Neanche il tempo di metabolizzare la mega cascata, ragazzi, siamo già in un altro posticino. Qua in pratica siamo nel punto esatto in cui si incontrano le tre frontiere. Attenzione, guarda qua col sole bello basso. Sì. Qua ci sono 3 paesi che si incontrano in pratica. Di là c'è il Paraguay. Tutta quella costa, il Paraguay. Sì. Poi c'è un ponte che lo collega al Brasile. Da questo lato, con la ruota panoramica. E noi siamo in Argentina da quest'altro. Hai capito che roba? Bellissimo, tra l'altro il ponte che credo sia pedonale. Non vedo macchine da quel lato. Intanto gironzolano sempre tutti gli elicotteri, perché sono gli elicotteri quelli che vanno alla cascata. E qua c'è una pace, una tranquillità rispetto alle cascate belle casinose, e qui proprio è rilassantissimo. E infatti qua abbiamo le 3 bandiere: Paraguay, Argentina e Brasile, queste 2 famosissime chiaramente per il calcio, le conosciamo tutti quanti. Quella dell'Argentina è particolare perché ha dei colori bellissimi, che sono l'azzurro del cielo, il giallo del sole e il bianco delle nuvole. È proprio questa qui, la famosissima bandiera argentina, con un bel sole in mezzo. Questo è il sole di maggio, in realtà è il simbolo che è apparso anche sulla prima moneta in Argentina. Ha 32 raggi, di cui 16 dritti e 16 ondulati. È in realtà una rappresentazione di una divinità incaica, cioè proprio il dio sole, quindi è molto importante, è uno dei simboli del paese. Ieri, ragazzi, con tutto il casino che abbiamo fatto per venire qua, alla fine ci siamo persi dei pezzi, perché abbiamo fatto proprio un passaggio veloce da Ciudad del Este in Paraguay e poi siamo venuti, diciamo, attraverso il Brasile qua in Argentina. Poi ci si confonde, c'è da dire, perché cioè, ci sono quindi le famose 3 frontiere. Sono 3 frontiere e quindi questa è anche la terza zona franca più importante di tutto il mondo. Zona franca, quindi si pagano poche tasse agevolate, adesso non sono nei dettagli perfettamente. Tantissime persone però vanno proprio a Ciudad del Este a comprare, e quindi qua si fanno queste frontiere continuamente. L'abbiamo visto ieri con i sacconi delle persone che passavano il confine avanti e indietro. E quindi qua, per esempio, ci sta ricordando tutto questo: 30 milioni di persone che circolano in questa zona, credo ogni anno, e poi terza zona franca di tutto il mondo, e anche 3 lingue differenti, perché qua si parlano chiaramente il guarani, diciamo in Paraguay, lo spagnolo e il portoghese in Brasile. Sì, ammazza, esatto. Quanta roba. E in più c'è un'altra cosa, perché questa è la prima frontiera delle triplici frontiere del mondo per numero di abitanti, perché vivono circa 1 milione di persone. La maggior parte vivono a Ciudad del Este, che è la città in Paraguay. La città invece in Brasile si chiama Foz de Iguazú e noi siamo a Puerto Iguazú. Sei sicuro si dice Iguazú o si dice Guasson? Questo non lo Guasson. So. Col portoghese. Il portoghese non ci siamo, ragazzi, sarà dura. Scendendo si vede questa enorme bandiera argentina, qua si capisce bene, si vede molto meglio. Devo dire che è una delle bandiere che abbiamo visto di più, ma non sventolante, ma dipinta, perché c'è sempre dappertutto, in genere sulla maglia di un calciatore. Uno a caso, non dirò chi, uno a caso. Uno a caso. Comunque questo non è solo l'incontro di 3 paesi, ma è anche l'incontro di 2 fiumi, perché qui c'è il fiume, quello più grande in questo caso, che è il fiume Paraná, che segna il confine tra Brasile e Paraguay e anche Paraguay e Argentina. Invece da questo lato c'è il fiume Iguazú, che invece divide appunto Brasile e Argentina, e da lì ci sono tutte le cascate che abbiamo visto prima. Il signore che ci ha accompagnato alle cascate prima ci ha detto una cosa molto molto interessante, cioè che tutti gli abitanti di questa zona parlano le 3 lingue, quindi tutti quanti si riescono a capire indipendentemente dal paese in cui si trovano, che è una cosa questa difficilissima a pensarci, perché è vero che spagnolo e portoghese possono sembrare simili, ma il guarani è proprio un'altra lingua completamente diversa. C'è anche però detto che molto spesso le mischiano, tipo che parlano un portugnol, quindi portoghese e spagnolo insieme, e comunque si capiscono benissimo.
Stiamo adesso tornando verso il centro e anche verso il posto dove stiamo. Interessante questa cosa che ho appena visto. In pratica Puerto Iguazú è immersa nel verde, in mezzo alla giungla, dappertutto, e poi la terra è completamente rossa e si nota dove non c'è il verde, che è tutta bella rossa, e qua ovviamente cosa faccio? Faccio un bel campo di tennis in terra rossa. Cioè viene proprio comodo, devo dire la verità, non c'è bisogno di fare niente, semplicemente la raschi un po' e via, la terra rossa è già pronta. Che bella questa pianta, questa è una delle mie piante preferite. Ricorda un po' il becco di un pappagallo. O anche di un tucano, Angela. Visto tucano che c'è nel parco. Infatti io ne ho visto uno. Io e un bambino stavamo guardando e mi hanno detto tucano! Così tutti e due insieme. Perché l'abbiamo visto proprio volare. Ci è volato davanti. L'abbiamo visto solo noi. Paolo era distratto e non l'ha visto. Ma non sono facili da vedere, No, difficili. Infatti non si è più visto niente. Ricorda un sacco questo il becco. Bellissima sta pianta. Cartello molto da film western questo qui dell'hotel, Tierra Colorada, tutto arrugginito e giustamente rosso, anche dei led che secondo me si accendono la sera. Dopo una giornata del genere, ragazzi, abbiamo una fame che mi mangio anche Angela. Aspetta qua. No, non ti conviene, guarda. Ci siamo fermati un attimo a prendere due cose. Già ci siamo fermati al supermercato a prendere un po' di pane e altre cose per stasera, un bel paston. E poi ci siamo fermati qua a prendere qualcosina, tipo le mele e il pomodoro. E tra l'altro qua è interessante perché se paghi in contanti costa nettamente di meno, cioè c'è il 15% di sconto ed è proprio scritto qua fuori, pagando in effettivo 15% di sconto, che è una cosa incredibile. Qui non siamo magari noi abituati, visto che ormai si usa la carta per qualsiasi cosa, però ecco, visto che c'è questa questione del contante non contante in Argentina, ecco, il contante certe volte conviene nettamente. È bello perché qua anche i cani sono rossastri come la terra. Tutti così sono tutti rotolati nella terra, qui sono tutti rossi. Si nasconde perfettamente. Noi siamo arrivati al nostro posticino finalmente, mamma mia. Mettiamo subito a bollire l'acqua della pasta, direttamente. Anche se è un po' presto, tipo le 6. Ma che ce ne frega, la fame è importante. Ormai siamo proprio abbonati alla pasta al sugo con le olive stavolta. Ma chi c'è qua? Stamattina, ragazzi, si va in Brasile. Eccolo là. Partito la canzoncina. Ragazzi, ci aspetta il viaggio più lungo che abbiamo mai fatto, credo. Gesù. Mai fatto un viaggio così lungo. Non abbiamo ancora i biglietti, Però... Ecco, questo è un piccolo dettaglio. Non siamo ancora di là, quindi dobbiamo ancora fare un confine. Tutto dobbiamo fare, tutto stamattina. Però sono le 9 perché la signora faceva il check out alle 9. Hai capito la signora? Quindi fuori tutti alle 9, c'è una bella svegliata presto oggi. E quindi andiamo al confine, timbro di uscita dall'Argentina, timbro di entrata in Brasile, e poi andiamo a vedere se riusciamo a trovare questo passaggio che sarà ancora una volta 17 ore. Mentre camminiamo abbiamo visto una panaderia, siamo entrati, ci siamo presi la nostra ultima fattura argentina. Eccola fatturita qua, col membriglio, cioè la marmellata di guava, e ce la finiamo così questa fatturita. Guarda come si divide bene. Si è aperta c'è un po' una differenza in questa divisione. Questa è per me, Angela. Ma non è vero, fatti un morso dell'altra, dai. Comunque che buone che sono. Buone, freschissimo. Un'abitudine argentina che ci è piaciuta molto, devo dire. Altro stop al supermercato. Oggi gli zainoni, ragazzi, sono pesantissimi, non so per quale motivo, e ci sono gli orari del supermercato, anche lui chiude dalle 13 alle 16, quindi pausa pranzo bella lunga. Ci siamo fermati a comprare i nostri biscotti preferiti, cioè i Pepas, che qui li abbiamo trovati. Allora Paolo è entrato e io sono rimasta con tutti gli zaini qui fuori. E anche i Pepas al cioccolato, quante porcate, ragazzi. Veramente. Arrivati alla stazione degli autobus. Eccolo qua l'autobus, ragazzi, che va a Foz de Iguazú, Brasil. Si sale adesso. Eccoci qua. Ci
vogliono 10 minuti per arrivare al confine e ci hanno detto che dobbiamo fare il timbro di uscita, diciamo il timbro che poi non è un timbro perché non lo fanno sul passaporto ma lo fanno solo nei sistemi, di uscita dall'Argentina, e poi ci porta questo autobus all'ingresso del Brasile ma ci lascia lì, ci abbandona. Noi dobbiamo fare l'ingresso poi in Brasile con il timbro, credo, e aspettare l'autobus dopo, sempre della stessa compagnia, sempre con lo stesso biglietto. Insomma un po' più articolato in questo caso. Ci siamo dentro, una fila corta. Ok, adesso torniamo sull'autobus, ci sono voluti anche come al solito 30 secondi e andiamo in Brasile. Scesi quindi, l'autobus ora se ne va, prenderemo il prossimo e andiamo a fare l'ingresso. Ci siamo, tutto molto tranquillo, non c'è nessuno. Fatto il timbro ragazzi, anche qui in 30 secondi, 0 domande stavolta all'ingresso. Non ci hanno neanche chiesto dove dormiremo stanotte, anche perché stanotte non dormiremo, cioè dormiremo sull'autobus, non potevamo dirlo. Credo che come residenza, cioè come domicilio. Come domicilio temporaneo in Brasile non andava bene. E quindi adesso a posto. A posto, cioè, 30 secondi, veramente non c'è neanche nessuno. Cioè ci mettiamo di più a aspettare il prossimo autobus che ci porta al terminal degli autobus. Cioè bastava fermarsi 5 minuti, invece niente. Vabbè, aspettiamo con loro. Un'ora di attesa, finalmente stiamo andando al terminal. E allora arrivati finalmente al terminal, e ora ragazzi cerchiamo un autobus per stanotte che vada addirittura fino a San Paolo, Sao Paulo de Brasile. E appunto 17 ore. Sono tutti i prezzi qua. Ah ok, 348. Chiediamo un po' in giro perché ci sono un sacco di compagnie, magari troviamo anche prezzi migliori. Qua addirittura c'è il terminale per fare tutto da soli, visto che non c'è nessuno in questo momento. Quindi vediamo un po' qua. Ai ai ai, qua è al completo. Ammazza ragazzi! Abbiamo preso i biglietti da Brasil Sul, che è lì, 55 euro a testa circa. Aiuto ragazzi, che colpo, non dirlo così. Che botta! Che botta, tutti è il più economico che c'era, tra l'altro, che parte stanotte, quindi comunque evitiamo la notte in un hotel, anzi eviteremo 2 notti in un hotel, perché poi comunque non è la destinazione definitiva, San Paolo. Da San Paolo poi andiamo a Rio de Janeiro, altro notturno domani sera, quindi ragazzi, cioè prepariamoci, segni della croce, abbiamo cambiato decisamente zona del Sud America. I costi anche direi, si schescia qua, allora diciamolo così. Va bene ragazzi, adesso abbiamo preso il biglietto, siccome abbiamo qualche ora andiamo a mangiare qualcosa e allora, stiamo provando a cercare di capire, qui parlano tutti spagnolo perché è la frontiera. Per fortuna, poi sarà un casino. Sì, perché poi un ragazzo prima ci ha parlato, siete italiani, e parlava in portoghese, ma è stata tosta, diciamo così. Alcune parole sono uguali, però altre veramente difficili, quindi parlava veloce e ho detto no, aspetta, piano piano, e più o meno ci siamo capiti. Comunque ragazzi, 50, vabbè, sono ancora sconvolta dal prezzo. Cioè abbiamo speso non parla più di 100 euro in 2 ragazzi, cioè per fare un viaggio notturno. E non è finito. Ok, lungo, però è tipo il triplo, il quadruplo di prezzi che c'erano in altri paesi qua. Anche in Argentina, che ci è sembrato caro, comunque l'abbiamo pagato meno, 20 euro in meno. 30 euro. 35, 55, 20 euro ore in di più. viaggio. Madonna mia ragazzi, comunque c'è la team, Attenzione, guarda qua. La team è lei, è Telecom Italia Mobile, è lei, è proprio lei. Cosa ci fa la team qua? C'è la team ragazzi, è ancora la questione SIM, dobbiamo gestirla, adesso vedremo anche quello. Un attimo. Calma, adesso usiamo il wifi che è meglio e andiamo anche a cercare un posto per mangiare. Primo ristorante brasiliano ragazzi, si usano tantissimo i buffet e quindi siamo entrati in questo buffet che per 20 real, che adesso sono tipo 3 euro, 4 euro massimo, ti fanno fare tipo un piatto intero come questo, bello pieno di roba, con un bel po' di scelta anche di verdure. E io infatti ho preso queste verdure, eccole qua, che sono delle patate, il riso,
poi ci sono un sacco di fagioli e qua abbiamo le zucchine. Adesso ne prendo ancora un po' perché in pratica mi ha detto si può riempire, diciamo, fino all'orlo. Una bella goduria, devo dire, ragazzi, niente male. E poi arrivano anche le uova. In pratica poi c'è una differenza di prezzo. Adesso stiamo cominciando a imparare, per fortuna qua parlano spagnolo, quindi possiamo chiedere informazioni e capire senza impazzire col portoghese. In pratica dipende anche dal tipo di piatto che usi, perché se prendi il marmitex, nuova parola da imparare in Brasile, in pratica prendi questo piatto in non so, plastica, plasticozzo, no? Sì. Ecco, sì. Todo bien. Tive un problema que va a demorar un poco. ¿Usted come pollo? Pollo, sí, poquito, porque no están huevos. Sí, químicas, resolvió hacer todo. Okay. Estoy dando un reitito, pero en horno, pero va a demorar. Se come un ratito, entonces puede sacar esta ahí y cuando fica bueno, pone ahí. Está bien. Muchas gracias. No, gracias. ¿Quiere alguna cosa para tomar? No, está bien, gracias. Con la clase es media, ¿sí? Si quiere puede poner el pollo. ¿Sí? Gracias. E insomma, quindi dicevamo un casino sulle uova, quindi... Carinissima questa ragazza però. E sono buonissimi i fagioli perché c'è dentro l'aglio. Mamma che tutta fasciolata. un'agliata che è buonissima. La frecolata. Comunque ne avevamo chiesto vegetariano, quindi ci doveva fare le uova, invece non ho capito, non le funziona il gallo. No, vabbè, credo comunque sì, c'è il pollo se vogliamo, insomma ci ha detto aspettare. quello. Adesso ragazzi, adesso non è che possiamo capire tutto. Però va bene così, va bene tutto alla fine. Quindi col piatto normale, non questo qui di adesso non mi viene ancora. Plasticozzo lì di prima. Polistirolo. Puoi tornare tutte le volte che vuoi e mangiare alla buffata proprio per qualcosina in più. Invece puoi andare solo una volta col plasticozzo e paghi un pochino di meno. Noi abbiamo pagato appunto 20 real. E alla fine è arrivato anche l'uovo, ragazzi. Che bella magnata. Bella magnata. Diciamo che alla fine è tipo un tipico piatto sudamericano, però con tutto che vai tu a prenderti, quindi anche più abbondante, perché comunque sti piattozzi hanno un bel po' di roba, però si parla sempre comunque di riso, fagioli, verdure e una proteina. E c'era anche la come si chiama? Quella patata dolce. La patata dolce. Buonissima, anche quella, c'era tutto. Comunque bene, molto fagioli bene. buoni, io ripeto, fagioli buonissimi con l'aglio. Il passaggio verrà tanto, però è anche quello mega autobus, qua sono enormi con 10 bagni, lusso, eccetera. Costerà tanto, però mangiare, devo dire, questo c'è stato proprio. Ci voleva proprio adesso. Ma guarda cosa c'era qua dietro. Pizza fritta Terroni. Mannaggia, non siamo andati da Terroni. Deve essere un'ottima pizza. Vabbè ragazzi, abbiamo mangiato comunque molto bene. Quindi ragazzi, allora, cosa succede? Sta cambiando tutto. Quindi rimanete connessi nei prossimi video. Brasile. Andiamo a vedere tipo le città più iconiche, i posti più assurdi del Brasile. Quindi restate connessi e ci sono tante cose che dobbiamo spiegare, quello che sta succedendo. Sì. E quindi se volete iscrivetevi al canale, mi raccomando. Attivate anche la campanella, lasciateci un commento e anche un hype. E se volete vi aspettiamo anche su Patreon, lasciamo il link qui, lo trovate nella descrizione del video. E quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Faccio lo show anche qua in Brasile. Alla prossima. Ciao belli. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil